Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2022. Sono letture fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più ampio, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare e sotto in descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. E sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive per la seconda parte. Grazie. La forza. Amici dei gemelli, la carta della forza è una carta che parla di coraggio, è una carta che parla di fare una scelta, di effettuare una scelta con coraggio o semplicemente il fatto di essere riusciti a fare una scelta, ok? Ehm, Parla anche per molti di forza di volontà, quindi per voi potrebbe essere un periodo focalizzato proprio su quello, quindi sull'imparare o sullo sviluppare quello che è la vostra forza di volontà. E difatti poi con gli oracoli abbiamo conoscenza profonda. La carta è un numero 43 e sento che per qualcuno la questione qui è proprio quella di conoscere a fondo se stessi, di conoscere quali potrebbero essere i punti di forza e quali invece sono i punti, diciamo, da sviluppare, da rinforzare, mi verrebbe anche da dire. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa hanno da dirvi. Per gli amici dei gemelli per la seconda parte di aprile 2022. Ok, iniziamo con un 6 di spade. Il 6 di spade rappresenta normalmente un'energia che si allontana da una situazione, da una persona, potrebbe anche essere da una relazione, insomma, o magari da alcune credenze limitanti ehm, che si avevano, insomma. Parla comunque di quello che è il prendere una distanza, parla di un allontanamento. Abbiamo poi il 9 di spade, quindi sento che molte persone hanno per certi versi un turbinio, diciamo così, mentale, sono preoccupati, ci sono delle cose che magari vi fanno venire l'ansia, ci sono proprio dei problemi. Non sento che siano in realtà problemi, scusatemi, ehm, tanto concreti, nel senso che è più il continuare a pensare a queste cose che fa ingigantire un po', no, la questione. Cioè, non nego che magari non ci siano i pensieri, però comunque state contribuendo, dando energia a far sì che questi problemi si ingrandiscano. Io credo che vi manchi un po' di stabilità, vi manchi un po' di appagamento fondamentalmente. È un 10 di coppe. Per qualcuno potrebbe rappresentare la chiusura di un ciclo e l'apertura di un ciclo nuovo. Ehm, Sento che comunque manca quello che è una sorta di appagamento, come vi dicevo io. Continuiamo poi con un 8 di bastoni, con il 9 di coppe e con il 2 di spade. Il 9 di coppe anche qui di nuovo. Sento che per certi versi ehm, c'è un sogno, c'è un desiderio, c'è un qualche tipo di volontà qui, perché poi abbiamo anche un 2 di spade che mi parla di bivio, mi parla di scelta, mi parla di dubbi e lo rivediamo anche qui nel 9 di spade. E c'è comunque con questo 8 di bastoni qualche cosa che non sta, non viene comunicato.
o è qualche notizia che magari non arriva, o è qualche tipo di comunicazione che in questo momento non si fa. Poi terminiamo la stesa con un 3 di pentacoli e con il Papa. Allora, il 3 di pentacoli è una carta che parla di progetti, è una carta che parla di responsabilità, quindi si tratta probabilmente per qualcuno di iniziare un qualche tipo di percorso nuovo. E avendo poi il Papa anche a fine stesa, sento che c'è una sorta di presa di coscienza, una sorta di riconoscimento, una sorta di autoconsapevolezza. È come se ci fosse quello che è l'illuminazione. Attraversando questo 2 di spade, che è la scelta, il bivio, e assumendosi quelle che sono le proprie responsabilità, è come se ci fosse poi una presa di consapevolezza, una crescita spirituale, ed è da lì che io ricollego la carta conoscenza profonda. Ricorda un po' il Papa, perché il Papa comunque è una persona che è in grado di collegare il messaggio, di canalizzare, diciamo così, il messaggio che arriva dal cielo e di condividerlo ehm, con i suoi simili, insomma. Ma andiamo a vedere con i mini tarocchi che cosa vogliono dire nello specifico queste carte. Spiegatemi il 6 di spade per... Ok. 5 di pentacoli al contrario, 4 di bastoni al contrario. Probabilmente qui c'è stato un allontanamento da parte di qualcuno perché non si stava bene in una situazione, in una relazione. Abbiamo un 4 di bastoni al contrario e giustamente eh, è come se ci fosse stato, perché comunque c'è anche il 5 di pentacoli, c'è stata una sorta di delusione all'interno di quest'unione, all'interno di questo compromesso, di questa famiglia, di questa coppia, più nello specifico. E di conseguenza questo 6 di spade comunica che adesso c'è come una lontananza o uno dei due probabilmente si è allontanato. Andiamo a vedere il 9 di spade per piacere, grazie. Ok, allora abbiamo il matto e un'altra volta il 2 di spade che era già uscito qui. Io credo che qui si tratti, perché il matto parla di anche lui è un numero 0, qui abbiamo un 10, qui abbiamo uno 0. Fine di un ciclo, inizio e chiusura di un cerchio perché è un arcano numero 0 e quindi anche lui dice inizio di un ciclo, ma il matto fa anche riferimento a quello che è una avere fiducia, o meglio fare il salto di fede, fare quello che è un cambio, diciamo così, avendo, la fiducia, la genuinità, l'entusiasmo anche un po', che hanno i bambini, no, e quella freschezza, diciamo così. Ehm, e sento che in questo momento, probabilmente tra il 2 di spade e, il 9 di spade si fa fatica ad avere fiducia perché siete molto, molto nella testa. È un po' come se in questo momento vi sento che state pensando a come vi potete muovere, cosa potete fare. Ci sono tanti pensieri, tante preoccupazioni. Voi andiamo a vedere 10 di coppe. Voi vorreste appunto stare tranquilli, vorreste quello che è un appagamento familiare, un, un completamento. È come se vi mancasse una sorta di completamento, diciamo così. Appagamento emotivo. Allora, il 10 di coppe è spiegato da un 6 di bastoni al contrario e da un asso di spade al contrario. Sì, ripeto, 6 di bastoni, anche lui fa parte di quelle carte che parlano di una sorta di appagamento, di riconoscimento, di soddisfazione, diciamo. Ed è come se per certi versi non vi fosse ben chiaro, ok? Se vi sentite pienamente soddisfatti, meglio, come dovrebbero essere le cose perché voi siate soddisfatti. Non c'è tanta chiarezza mentale in questo senso, ok? E non c'è neanche quello che è un riconoscimento, ma queste due carte sono per spiegare il 10 di coppe. Quindi non è come dire, non ho chiarezza mentale su quello che per me è l'appagamento emotivo.
Potrebbe essere che qualcuno qui non ha perché comunque siete tanto nei pensieri e quindi giustamente quando è tanto attiva questa parte, diciamo, nei chakra alti, i chakra di mezzo o i chakra bassi, il chakra di mezzo è quello che, diciamo, il cuore, è collegato un po' all'emotività, emotività e all'amore, è un po' come se non stiate ascoltando quello che state sentendo, quello che state provando. Sapete a livello ideologico che cosa vorreste, ma è come se non foste in grado di ascoltare voi stessi per capire a che grado di soddisfazione insomma siete. Non so se sono riuscita a spiegarmi, se ci sono dubbi scrivetemi nei commenti. Okay, andiamo a vedere questo 8 di bastoni. Abbiamo un re di coppe, la giustizia e la carta del giudizio al contrario. E per certi versi perché anche la giustizia, come l'asso di spade, sono carte e qui comunque avete il 2 di spade, il bivio. Quindi sono carte che io credo ci sia un qualche tipo di taglio da fare, ma per certi versi qualcuno sento che l'ha già fatto, perché l'allontanamento, c'è già stato. Magari non direttamente, diciamo così, a livello fisico, ma a livello emotivo sì. E che vedo questa fase della lettura proprio in fase di riposizionamento. Va bene, andiamo avanti, vediamo il 9 di coppe. Abbiamo un fante di bastoni al contrario e di nuovo la carta della forza al contrario. È rimasto girato anche un 8 di bastoni che era già uscito qui. È come se qualcuno non avesse la forza o il coraggio di fare un qualche tipo di comunicazione, di fare un qualche tipo di potrebbe essere taglio per qualcuno, perché anche qui comunque avete la giustizia che parla di tagli e anche la carta del giudizio è al contrario. Anche lì mi parla di quello che è un non veder qualcosa, un non voler vedere. Andiamo a vedere il 2 di spade per piacere, grazie. Abbiamo un re di bastoni al contrario e un 7 di coppe. Allora, per qualcuno sento che qua si sta facendo riferimento a 2 persone diverse perché abbiamo 2 re, quindi, potrebbe essere che a qualcuno risuoni come, diciamo, una terza persona che, entra nella vostra vita. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un 4 di coppe, un 4 di pentacoli al contrario e un 5 di spade al contrario. È come se qualcuno qui, diciamo, fosse indeciso. Ehm, perché allora, abbiamo 7 di coppe parla di quelle che sono le illusioni, oppure le possibilità, okay? Secondo me però in questo caso si parla di illusioni perché abbiamo una carta che, è il re di bastoni, che è al contrario di fianco. Quindi per certi versi sento che state pensando che tipo di strada intraprendere, che tipo di progetto intraprendere, magari proprio all'interno della relazione o allontanandovi da quello che era la vostra relazione, per riuscire a star bene fondamentalmente, come se ci dovessero essere dei tagli, degli aggiustamenti, bisogna toglier qualcosa insomma togliere di qui per mettere di lì, per riuscire ad avere quello che è la conoscenza profonda di voi stessi, ma anche come quello che mi dicono è, trovare la forza interiore per fare le proprie scelte, i propri passi.
E qui è anche quello, no, scegliere di prendersi le proprie responsabilità per espandere la propria coscienza, per espandere la propria consapevolezza. Andiamo avanti, vediamo il Papa. Un asso di coppe e un 2 di bastoni al contrario. L'asso è sempre una carta di inizio, è una carta di abbondanza, è un nuovo inizio proprio da un punto di vista romantico. Per qualcuno potrebbe fare, anche se non lo vedo tanto, non ho tanti riferimenti in questa stesa, però per qualcuno magari potrebbe servire. Questo asso di coppe potrebbe fare riferimento a quello che è un concepimento di un bambino, ok? Comunque avete il Papa. Io sento che alla fine del periodo c'è quello che è una presa di consapevolezza, una crescita interiore, una conoscenza profonda di voi stessi, che vi aiuterà sicuramente a farvi fare un po' più di luce in mezzo a tutte queste spade, insomma. È come se qui qualcuno non volesse prendere consapevolezza di qualcosa, ma infatti anche qui l'asso di spade è girato al contrario, quindi come vi dicevo già prima, non avete tanto bene chiaro in testa come vorreste voi, diciamo, mhmm, la relazione piuttosto che la situazione. Ehm, diciamo che questo tipo di allontanamento c'è stato perché come eravate messi prima non stavate bene. Però adesso state elaborando su: "Che cosa posso fare per stare meglio?" Ma ancora siete nella fase di. Il punto è che avete anche la carta della forza, ce l'avete anche qui, dovete iniziare con la giustizia a fare dei tagli, a prendere delle scelte, a prendervi la responsabilità delle vostre scelte, a fare delle comunicazioni, perché giustamente il 9 di coppa è una carta bellissima, quindi un qualche tipo di appagamento, un qualche tipo di, risposta, mi dicono, la riceverete. Però ecco, dovete trovare il coraggio di fare questa comunicazione che qui non viene fatta, okay? Il fatto di superare i dubbi con una persona piuttosto che un'altra o con una situazione piuttosto che con un'altra, il punto fondamentale per riuscire ad uscire da questo momento così di pensieri profondi è, prendersi le proprie responsabilità, senza aspettarsi aiuti dall'esterno intendo, okay, e andare verso questo Papa, andare verso quello che è questo nuovo inizio di cui mi parla l'asso di coppe. Il Papa è, ehm, la capacità, okay, di vedere le cose, da un punto di vista molto più ampio. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a un matrimonio, perché il Papa è colui che ufficializza, oppure anche solo una convivenza. E se vi dico anche qui, vedevo che comunque c'è, la voglia di una famiglia, la voglia di una stabilità, in qualche modo c'è la voglia di un riconoscimento che probabilmente adesso non c'è ancora, ecco. Okay, vediamo da parte degli angeli del cuore che messaggi arrivano. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi e potete condividere o commentare. Per gli amici dei gemelli un messaggio per piacere, grazie. Ok. Risolvi le questioni familiari. Perdoni i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Ecco, la vita familiare un po' qui con il 10 di coppe, ce la potrei vedere. Allora questa carta la appoggio qui, così. Probabilmente c'è qualche cosa del passato che vi tiene un po' legati, qualche cosa da cui voi vi siete allontanati, qualche tipo di delusione, come vi dicevo qui all'inizio, per quello che riguarda una famiglia o un'unione, Però per certi versi, è un
diciamo che la legge dell'universo per riuscire ad andare avanti, senza accumulare karma, se vogliamo, è proprio quella di perdonare. Sì, gli altri, ma anche voi stessi, perché fondamentalmente la persona più difficile da perdonare è se stessi, perché da se stessi si pretende sempre tanto. Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.